La verità che i guru del marketing non ti diranno mai sull'online è questa. Spesso stai buttando solo dei soldi per fare pubblicità alla tua azienda, ma che non ha un ritorno in termini di profitto o di visibilità e di aumento dei clienti. Siamo alla fine dell'anno e prima che tu finisca il 2025 molto probabilmente farai una stima di quanto hai speso in pubblicità, le agenzie di marketing quanto ti sono costate al mese, quanto hai speso come sponsorizzazioni sui social e qual è stato il ritorno di questo investimento. In questo video ti spiegherò come questa ossessione per il digitale ha distrutto tantissime aziende e ha fatto in modo che moltissime persone investissero dei soldi che poi non sono ritornati a livello di profitto all'interno dell'azienda. E ti assicuro che la maggior parte delle tue spese digitali sono una trappola che ti fa spendere tantissimi soldi senza un ritorno effettivo economico. Ti mostrerò dove stai buttando i soldi e quali sono le migliori piattaforme dove creare contenuti e su cui investire per evitare di sperperare e buttare soldi al vento e non avere un ritorno a livello di vendite, di immagine e di gestione digital. Io sono Teresa Messina e sono esperta in controllo di gestione, aiuto le piccole e medie imprese a ottimizzare le risorse che hanno, cercare di aumentare i margini di profitto e dare consulenza strategica per scalare e rendere l'attività autonoma rispetto all'imprenditore. Nella maggior parte dei casi le spese di pubblicità o comunque di gestione dei social sono state solo delle spese che hanno drenato le casse dell'azienda e non hanno dato dei risultati sperati. I social non ti salveranno e questa è la pura verità. Devi stare attento che questa tua ossessione per i social e per il digitale non diventi solo un costo in più che drena le casse della tua azienda e che non porti un reale profitto. Ti mostrerò dove stai buttando letteralmente i soldi per riuscire ad ottimizzare questi costi e avere una qualità superiore a scapito della quantità. Spesso il primo errore è quello di avere l'ansia della prestazione digitale, che molte agenzie di marketing ti consigliano di essere ovunque, di creare contenuti su tutti i social, essere sempre presente, creare una quantità di contenuti infinita e quindi tu imprenditore ti senti quasi obbligato ad almeno conoscere il meccanismo di queste piattaforme, investi nella conoscenza, cerchi di essere dappertutto e il risultato è quello che fai tutto male. Essere online, anche se hai un negozio fisico, è importantissimo, questo è fuori di dubbio, ma devi sapere dove investire e come creare contenuti, come creare una tua identità. Vuoi sapere qual è la cruda realtà? Che essere ovunque significa essere mediocre in tutto. Concentrati piuttosto o indirizza l'agenzia che ti segue la parte digitale su alcune piattaforme. Devi individuare dove i tuoi clienti passano la maggior parte del tempo e dove ti cercano. Se vuoi essere su TikTok, Instagram, Facebook, vuoi essere sempre presente, sempre con contenuti nuovi, spesso è a scapito della qualità dei contenuti stessi che l'agenzia di marketing ti crea. Quindi scegli un social. Il mio consiglio è quello di scegliere un social dove puoi trovare la maggior parte dei tuoi clienti. Dipende qual è il tuo prodotto, il tuo servizio e a quale clientela ti stai rivolgendo in questo momento. Quindi se è un cliente over 50, probabile che la scelta migliore sia quella di Facebook e Instagram. Mentre se hai un pubblico più giovane è possibile che la scelta migliore possa ricadere su TikTok o Instagram, ma questo dipende molto anche dal prodotto e servizio che stai fornendo, quindi che vendi con la tua azienda. La parte principale, soprattutto per i negozi di prossimità, è quella di creare una scheda di Google Business fatta veramente bene, quindi ottimizzando sia la descrizione sia le parole chiave per avere una SEO fatta veramente bene ed essere trovato
dal motore di ricerca tra i primi risultati. Quindi quando cercheranno un bar, una pasticceria, un negozio di abbigliamento con un determinato brand in quella zona, quindi in quella città, uscirai come prima soluzione. Quindi questo, a mio avviso, la scheda Google è quella più importante per un'attività di prossimità. Quindi se non la sai fare o non l'hai mai creata, oppure non è fatta bene, quindi con delle foto professionali, con delle recensioni, con l'indirizzo scritto correttamente, con un recapito telefonico, con gli orari di apertura e chiusura, questo può fare la differenza. Quindi la tua presenza, la tua vetrina online, soprattutto per il motore di ricerca Google, è molto importante, necessaria. Fai in modo che le persone ti possano trovare. Quando parlerai con l'agenzia di marketing per questo nuovo anno, comincia a fare delle scelte, che siano scelte di qualità dei contenuti piuttosto che di quantità. L'agenzia Tuttofare spesso ti consiglia di investire su tutte le piattaforme, fare pubblicità ovunque, ma prova ad identificare dove puoi trovare i tuoi clienti tipo. Dopodiché fai la valutazione o comincia con una piattaforma e comincia a spingere su quella piattaforma che tu ritieni più importante per il tuo pubblico. Successivamente, dopo il primo trimestre, vai a controllare il profitto e quanti clienti sei riuscito a portare all'interno dell'azienda e quanto profitto deriva dalla tua pubblicità o comunque dal tuo lavoro online. L'online non è il tuo business, l'online consideralo solo come una vetrina più ampia che può arrivare a più persone, non solo quelle di prossimità, ma della tua città o comunque dei dintorni. Per una piccola e media impresa italiana, quindi, l'obiettivo non è quello di essere ovunque onnipresente e con contenuti sempre aggiornati, ma di scarsa qualità. L'obiettivo è quello di trasmettere il proprio brand attraverso i social, quindi attraverso il digitale, attraverso Google, farsi trovare lì, quindi non solo comunicare, avere una comunicazione anche adatta in base al locale e al brand che tu hai. Quindi crea qualcosa che abbia coerenza con quello che è fisicamente reale, altrimenti i tuoi clienti che ti troveranno online verranno in negozio e vedranno un'attività completamente diversa. Ovviamente un altro social che si può utilizzare, che però è più che altro per professionisti o per aziende che vendono ad altre aziende, è quello di LinkedIn. Questo social serve per far sì che le persone possano comprendere le tue competenze e possano sceglierti in base a un profilo diverso, un profilo più professionale. Quindi un vero imprenditore non segue i trend, bensì i margini e i profitti. Se vuoi smettere di farti intrappolare da queste agenzie di marketing che ti promettono la luna e poi alla fine in termini di soldoni non riescono a portarti nuovi clienti, nuovo profitto e far conoscere la tua azienda alle persone a cui potrebbe interessare, è meglio pianificare prima tutto, prima di spendere inutilmente soldi e buttarli letteralmente via senza avere un ritorno economico. L'imprenditore non cerca solo popolarità, ma cerca di aumentare le proprie vendite e la propria base clienti. Questi sono solo alcuni consigli che, in base alla tua attività, al tuo brand e al tuo modo di fare impresa, possono essere o meno applicabili. Se vuoi ulteriori informazioni o vuoi seguire la mia scuola per imprenditori, scrivimi sotto che ti darò l'accesso e verrai seguito ogni settimana con una live per creare degli imprenditori, anche delle piccole e medie imprese, consapevoli e in grado di gestire la propria attività in maniera efficiente. Se questo video ti ha dato nuovi strumenti e una soluzione pratica per pianificare la nuova strategia per la tua presenza online nel 2026, iscriviti al canale e attiva le notifiche e iniziamo insieme il 2026 con il controllo e non con il caos. Ci vediamo nel prossimo video la prossima settimana.